Hi students! Well, as you remember, we were talking about Elizabeth I. We have already said something about her life, her education, and how she became a queen. And we even said that her reign was considered a period of particular splendor, so that it was known as the Golden Age, because it was an age of stability, of tolerance, of victories. I'm sure you remember the defeat of the Spanish Armada in 1588, and of course it was a period of culture. Talking about culture, we have to mention the theatre, of course, because the Elizabethan age is the period of Shakespeare. But before talking about Shakespeare, we need to trace back the origin of the English theatre. So here we are. The origin of the English theatre can be traced back to the medieval period and in particular to the liturgical drama. When I say liturgical drama, you have to think about the church. So during particular services, during some mass, for example on Easter, on Christmas, frequently monks and priests, they used to act out some of the liturgy from the altar, and then after some times they even started to perform some stories from the Bible, like in tableau, like they were acting, so like in some recitals in the nave and in the chapels. We are in the 11th, 12th century. Then, when the church was too small for these representations, they had to find another place to perform them, and so they started to go outside of the church, in front of the entrance. But in 1210, the Pope forbid the clergy to perform this plays, so the craft guilds, even called ministerium, they started to organize them. So the liturgical drama changed their name to mystery plays. And mystery come from ministerium, that is the craft guild that we have already talked about. So the mystery plays, and we are in the 12th, 13th century, they were dramatizations of the Bible. So they were stories from the Bible. They were not stable, not permanent anymore. They were not fixed in front of the church, but they were performed on wagons. Here you can see a wagon. And in these wagons, they even had some technological elements like the trap doors and some mechanisms that created the illusion of flying. These wagons, they moved all around the cities, and they usually stopped ended their route in front of the church, so that all the people in the public, they could go in the church and listen to the sermon after watching these performances. Then the wagon, they even went in the other towns, for example. So some plays, they were so important that they were usually divided into different parts, and the performances lasted even up to 24 hours, so really a lot of time. And these stories, this different part of the story, they were considered to represent a cycle. Another particularity, another aspect that was particular is that the more mystery plays, they were performed in English, not in Latin anymore, and they were a mix of tragedy and comedy, so sometimes they were even a bit sarcastic. Then some mystery plays, they are a bit different because they tell the stories of and life of saints, and they are called miracle plays. The most
popular one were the ones about Saint George and the Dragon, and you know that Saint George is the patron saint of England. Then the last part of the medieval theater is the morality plays. The morality plays is another kind of drama. This time is really allegorical. So the aim was teaching people a lesson about how to live a right life according to the rules of the church and strict moral code. So moral values and vices, they were personified, so they were characters. The most famous one is Everyman. You can see here the book. Everyman is a morality play that originally was oral, but then it was written in the 15th century. Of course, after the Reform Act in 1534 by Henry VIII, you remember that England it was not Catholic anymore. It became Protestant. So of course the religious topics, they were not so popular anymore. And here we have to Quindi, ritornando a quello che abbiamo detto finora, abbiamo detto che stavamo parlando della regina Elisabetta I, abbiamo visto qualcosa della sua vita, abbiamo visto come è stata educata, come è diventata regina, abbiamo detto che il suo regno è un regno molto importante, tanto da essere considerata l'età d'oro una delle età d'oro della storia inglese, e perché è un periodo di forte stabilità, di tolleranza anche nei confronti delle altre religioni. È un periodo di vittorie, vi ricordate tutti quanti la vittoria sulla invincibile armata spagnola nel 1588, ma è anche un periodo di cultura. E parlando di cultura, naturalmente, non possiamo evitare di menzionare il teatro. Questo è infatti il periodo di Shakespeare. Prima di parlare però di Shakespeare, andiamo un po' indietro e cerchiamo un po' quali sono le origini del teatro inglese, quindi da dove ha inizio il teatro inglese. Sicuramente uno dei primi elementi che possono essere considerati l'inizio del teatro risale al periodo medievale, e sono questi liturgical drama. Quando noi parliamo della parola liturgica dobbiamo pensare chiaramente alla Chiesa, ed in effetti che cos'erano questi liturgical drama? Non erano altro che delle messe particolari durante giorni diversi di festa, per esempio la Pasqua oppure il Natale, in cui i monaci e i preti recitavano in qualche modo la liturgia dall'altare, invece di leggerla semplicemente la recitavano come se fossero dei personaggi diversi. Addirittura poi questa cosa piace così tanto al pubblico che cominciano a creare dei veri e propri tableau. I tableau sono come delle rappresentazioni però fisse, statiche, quindi all'inizio sono statiche proprio come se fossero dei dipinti, poi diventano proprio recitate e recitano delle storie prese dalla Bibbia, prima nelle navate e nelle cappelle della chiesa, e siamo intorno all'undicesimo-dodicesimo secolo. Poi cosa succede? Che questi quadri viventi, queste rappresentazioni anche parlate, diventano troppo grandi, troppo importanti per essere contenute all'interno della chiesa, non c'entrava tutto il pubblico necessario, per cui che fanno? Le spostano all'esterno, davanti al cortile, davanti alla chiesa, quindi davanti all'ingresso. Finché nel 1210 il Papa decide di proibire che persone di chiesa, quindi ecclesiastici, partecipassero attivamente a recitare in queste performance. Allora, non potendosi più occupare direttamente della chiesa di queste rappresentazioni, sarà la Craft Guilds, che sono le corporazioni di arti e mestieri, quindi saranno queste corporazioni di arti e misteri che si occuperanno di organizzarle. Queste corporazioni venivano anche chiamate ministerium. Quindi quando queste performance non sono più organizzate dalla Chiesa, ma vengono organizzate dal ministerium, quindi dalle corporazioni, cambiano il loro nome e diventano mystery plays. Là dove mystery, appunto, non pensate a mistero, ma pensate che deriva da ministerium. E siamo nel XII-XIII secolo. Cos'erano? Erano sempre opere teatrali, diciamo, recitate
tratte dalla Bibbia naturalmente. Non erano però più fisse davanti alla chiesa, ma erano fatte su dei carri che si muovevano e avevano anche degli effetti speciali, per esempio avevano delle botole, avevano delle macchine che potevano dare l'illusione all'attore di poter volare. Questi carri si muovevano in giro per la città, nelle loro rappresentazioni, e spesso non era soltanto un carro, ma ce n'era più di uno, e finivano il loro percorso davanti alla chiesa, così che poi il pubblico potesse andare ad ascoltare il sermone all'interno. Addirittura giravano per più città, quindi erano itineranti. E cosa fanno? Prima di tutto sono in latino, sono in inglese, non sono più in latino. E poi erano spesso questa storia, una storia particolare, veniva divisa in più parti e tutte queste parti che fanno parte che sono un insieme di uno stesso filone narrativo, venivano considerati un ciclo. E erano divertenti perché mischiavano commedia e tragedia e quindi avevano anche spesso delle battute un po' sarcastiche relative ovviamente alla vita di quel periodo. Alcune storie in particolare di questi Mystery Plays trattavano le vite dei santi e le loro azioni e questi sono un tipo particolare di Mystery Plays che si chiamano Miracle Plays perché naturalmente raccontano dei miracoli dei santi. Famosi sono quelli che parlano per esempio di San Giorgio e il drago perché San Giorgio è il patrono dell'Inghilterra. L'ultima fase di questi plays, che è praticamente l'ultima fase prima del teatro, sono i morality plays, che sono delle rappresentazioni questa volta allegoriche che avevano come scopo quello di insegnare alle persone come si dovesse vivere una vita giusta in linea con i dettami della Chiesa e con la morale dell'epoca. Naturalmente i personaggi erano dei tipi e rappresentavano le virtù ed i vizi. Per cui appunto erano molto molto allegorici uno dei più importanti è questo Everyman di cui vedete la copertina qui in basso che inizialmente era orale ma poi c'è giunto il testo scritto perché è stato messo per iscritto nel XV secolo. Ovviamente quando Enrico VIII con la sua Reform Act, siamo nel 1534, cambierà la religione dell'Inghilterra che diventerà da cattolica diventerà protestante, questi temi religiosi non saranno più così interessanti e per cui cambierà completamente il concetto di teatro e quindi siamo arrivati così al teatro elisabettiano.